Cari amici e cari lavoratori, oggi vi parlo non come segretario di un sindacato, bensì come uomo libero che crede ancora nella Costituzione e nella dignità del lavoro. Caro Fausto, buonasera. Sì, perché è sera, la Buonasera. gente non lo sa, ma è sera. Innanzitutto grazie per essere qui con noi questa sera, perché ci parlerai di un tema estremamente importante, attualissimo e utile non soltanto alle persone che lo hanno vissuto sulla propria pelle, ma anche a coloro i quali si agganceranno a questa sentenza, sì, perché di sentenza si tratta, per i propri diritti. Giustamente. Allora, per gli spettatori, chi è Fausto Severi, la persona che è con noi questa sera? Beh, è una persona che si occupa dal punto di vista clinico di attrezzature che si trovano negli ospedali e che dovrebbero essere lì per tutelare o aiutare il nostro processo di guarigione qualora fossimo malati o comunque tutelare la nostra salute. Lui lo fa, gli ospedali non lo so. Ci sono dei medici che vorrebbero farlo, ma proprio per questo, ahimè, sono stati pesantemente colpiti, mh, perché in questi ultimi anni ho visto cose che voi umani. eh, Però questa sera diamo una bellissima notizia, vero, vero Fausto? Vero? Sì, diamo una bellissima notizia Verissimo. perché Fausto, tra l'altro, è una persona che fa parte del sindacato Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, mi raccomando, non confondetelo. E il sindacato Fisi in che misura, in che veste, come lui è il rappresentante territoriale per l'Umbria, essendo di Terni, tra l'altro. E proprio una sua concittadina ha subito un procedimento, ma senti, sto parlando solo io, ma l'intervistato sei tu, mica io. Quindi ti lascio la parola. Benissimo, Anzi, no, grazie no, Carlo, ti no, non è ringrazio. vero. No, 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 non è vero. no, perché ti voglio fare una domanda precisa. Visto che stiamo parlando del procedimento a carico della dottoressa Patrizia Tiberi e di 9 suoi pazienti che si è concluso dopo più di un anno di dibattimento in aula, pensate voi, con assoluzione piena di tutti i soggetti. Fausto, perché la politica e le istituzioni hanno voluto questo processo, secondo te? Ecco, benissimo. Allora, per capire mh, quello che abbiamo visto in questo anno e mezzo attraverso la dottoressa Patrizia Tiberi, che voglio ricordare che è anche una nostra segretaria territoriale per la sanità, parlo del sindacato Fisi, ma per capire quello che è successo a lei come a molti altri, bisogna fare un passo indietro, anzi, 4 anni di passi indietro, e risalire a quando è iniziato tutto quel periodo di DPCM, decreti, decreti legislativi, norme assurde, tutto quel periodo che riguardava quella che chiamano ancora alcuni pandemia, legata alla infezione di SARS-CoV-2 e quindi poi alla malattia Covid-19. Bisogna tornare lì perché quel periodo buio è stato l'inizio diciamo, di una manifestazione da parte delle istituzioni, della politica, mai stata così distante dal volere effettivamente poi il bene delle persone, dei propri sudditi, chiamiamoli sudditi perché ci hanno reso sudditi, perché praticamente è successo che hanno stravolto il principio di precauzione che ogni medico avrebbe dovuto esercitare e come la dottoressa dal primo momento ha esercitato e ha continuato a esercitarlo, imponendo una sorta di protocollo, di procedura, di chiamiamola scienza senza etica, per costringere le persone a aver paura sì di morire, ma aver paura di non essere curata e quindi per andare alla vendita dei cosiddetti sieri magici, quelli che chiamavano vaccini
non ben, anche loro quando la facevano questa descrizione dei vaccini per il Covid-19 o per la SARS-CoV-2, c'era sempre molta confusione e gli stessi apparati cosiddetti scientifici, medici, quelli che arrivavano in televisione, parlavano senza cognizione di causa, confondendo queste due cose. E da lì è nato il fatto che chi, come la dottoressa Tiberi, e non è l'unica, noi qui in Umbria aspettiamo un altro appuntamento per il metà gennaio, dove ci sarà purtroppo un altro procedimento in esecuzione finale per altri 3 medici di Perugia, quindi stiamo ancora con la stessa accusa, con la stessa dinamica, cambiano alcune situazioni, diciamo, marginali, però siamo in attesa anche di quest'altro processo. Perché questi medici che hanno fatto di così grave per meritarsi questa che poi è l'accusa di falso ideologico, che è una cosa che bisognerebbe andare a leggere bene in quello che potrebbe essere la storia le storie giuridiche che ci sono in giro, che cosa vorrebbe dire questo falso ideologico, ma più che altro il motivo per queste istituzioni e per i politici di quel momento, anzi fino a ieri, fino al 15 di dicembre, che c'era come parte civile la ASL Umbria 2, quindi un'istituzione. Loro dicevano che praticamente questi medici che hanno agito in coscienza, in scienza e coscienza e con il principio di precauzione base di un giuramento che è quello di Ippocrate, vecchio di 2500 anni, hanno evitato, nel senso hanno preservato le persone che non potevano e non dovevano assolutamente vaccinarsi, secondo anche alcune circolari ministeriali che in qualche maniera permettevano le esenzioni e i rinvii al vaccino, ma erano sempre un ostacolo comunque. Le istituzioni creavano degli ostacoli comunque all'uso di quelle circolari. E questo che è successo scusate, alla dottoressa, è successa una cosa molto semplice, che a un certo punto lei ha cominciato a fare delle domande proprio all'ordine dei medici qui della città di Terni. E queste domande erano pressanti, diceva ragazzi, ma che stiamo facendo qui? Cioè, e lei ha cominciato comunque, continuava facendo il suo dovere a ascoltare la gente, a visitarla, tra l'altro, ecco, a visitarla, non è che non andava a casa dei pazienti malati di Covid. Lei andava e chiedeva cosa ne pensassero gli altri medici di quelle informazioni che arrivavano dall'alto. Per tutta risposta, l'ordine dei medici ha fatto in modo che partisse, diciamo, la parte inquisitoria da parte dei NAS, che sono piombati a casa sua, gli hanno sequestrato i computer, il telefono, tutta una serie di pressioni. La dottoressa, se qualcuno ha visto le immagini, è una donna forte, anche se sembra minuta, è una signora, diciamo, che ha una voce, parla sempre molto delicatamente, piano, ma di una determinazione che proprio è, diciamo, è molto incoraggiante per noi che l'abbiamo anche aiutato. E quindi è successo che praticamente le istituzioni, quindi l'Ordine dei Medici in primis, poi l'ASL Umbria 2, dove lei lavorava lì come medico di base, quindi esercitava su delle piccole città e anche a Terni, Narni, Amelia e Terni per la precisione, hanno cominciato a pressarla. E era lo stesso periodo in cui hanno cominciato a pressare altri medici in Italia. Se vi ricordate, da Giuseppe Delicati, che è andato anche in carcere a Torino, a venire giù, cioè, lo stesso Zunski, cioè molte persone sono state, diciamo, molti medici sono stati scoraggiati nel continuare a fare quello che avrebbero dovuto fare per coscienza e scienza. E quindi è successo che questo procedimento
Prima c'è stata la sospensione per 7 mesi della dottoressa, poi c'è stato, anche se è stata reintegrata, ma con il procedimento in corso. Quindi siamo arrivati al 15 dicembre, dopo 1 anno e mezzo di dibattimento, tanti testimoni, perché insieme a lei sono stati trascinati in questa situazione abbastanza vergognosa, direi, anche 9 pazienti che erano stati esentati e che purtroppo per loro, per la modalità che era richiesta da parte dell'accusa, quindi li erano accusati di aver falsificato queste esenzioni o questi esoneri temporanei, hanno dovuto esporre in pubblico, perché le udienze erano pubbliche, le proprie patologie. Quindi umiliante e nello stesso tempo contro la legge della privacy. Quindi c'è stato un paradosso enorme. Comunque, tutto questo dibattimento ha avuto una svolta, credo io, nella udienza precedente a questa ultima, quando il pubblico ministero si è ritirato. È rimasta solo la parte civile a voler continuare il procedimento, che era appunto la ASL Umbria 2. Ecco, il perché è dovuto al fatto che quello che è una modalità di pressione, io non vorrei essere troppo estremista nel dire che è terroristica, alla coscienza e alla scienza e al principio di precauzione di ogni medico, è stato proprio questo, è stato il fatto che dovevano aver paura di fare il proprio dovere. Molti medici purtroppo hanno avuto paura. Alcuni non hanno fatto la stessa scelta di Beri, ma si raccomandano di non dire nulla in giro. E quindi hanno dovuto prendere le istituzioni così. Qualcuno, per esempio, quei qualcuno che hanno preso sono le persone che si sono distinte sin dall'inizio. Io la Patrizia Tiberi me la ricordo dai primi momenti, quando anche lei, io l'ho conosciuta in un ambito di un'associazione che si stava organizzando, perché non c'era modo di organizzarsi, non c'era quasi scampo dal punto di vista medico, non si sapeva come fare a visitarsi, come fare a curarsi, cioè si sapeva ma non si doveva sapere, quindi era stato un ambito, diciamo un momento è stato quello di un oscurantismo. Io non lo so, ho qualche anno, 65 anni, io mi ricordo che mio papà in ospedale, purtroppo per lui, poco prima di morire, che io tra l'altro l'ho portato via per morire a casa e con grandissima difficoltà sotto quel periodo lì, mi diceva: ma Fausto, è tornato il fascismo? E io gli ho risposto: papà, sì. Quindi questo, quando parlano, adesso vabbè, divaghiamo un attimo nei dibattiti della politica moderna, che si accusano di fascismo, no? Non è quello, non è quello la definizione dove discutere, ma è un altro l'ambito, è un ambito quello che priva della dignità, priva della libertà, priva della possibilità di curarsi, della responsabilità del proprio corpo e soprattutto della propria anima. Questo è quello che è successo. Sono riusciti a trasformare la scienza in scemenza. Sì, una scienza. Ieri parlavo con la dottoressa, che stavo per fare lo scoop, quasi te la portavo oggi, ma non ci sono riuscito, e mi diceva che la scienza senza etica, pura sperimentazione, è una cosa che è malvagia. Etica, bene e male, se non c'è è automaticamente male. E tra l'altro, se non vado errato, questa frase l'aveva detta anche Nikola Tesla. Bravissimo, sì. Senti, ti faccio ancora una domanda, perché siamo in procinto di avviarci verso la chiusura di questa bella intervista. Secondo te, quali conseguenze avrà questa sentenza? Allora, il problema è che comincio ad avere un po' di timore solo per il discorso che questa
sentenza possa in qualche maniera avere un'importanza così grande e che sia interpretata in questa maniera anche dal sistema, per cui il procedimento che ci sarà a gennaio possa essere manipolato in qualche maniera, perché se anche quello va nel verso di questo, diventa una bomba atomica, perché per la prima volta c'è un'assoluzione in formula piena per chi è accusato di falso ideologico con le stesse metodologie. Io ho seguito anche l'altro processo, quello di Perugia, un pochino meno di questo di Ratiberi, ma ho visto le stesse dinamiche di accusa dei NAS che sono stati chiamati a testimonianza. Addirittura era un sottotenente dei NAS sia per la dottoressa Tiberi che per quei dottori di Perugia che ha fatto le indagini, e non era in grado di rispondere a nessuna delle domande degli avvocati che gli parlavano sotto quale forma di legge avesse fatto quelle intercettazioni, quelle situazioni, per quale motivo, quali erano le norme che i medici secondo loro non avessero rispettato, e non sapeva neanche lui bene quello che fosse successo. Quindi diciamo che poi le testimonianze sono molto simili, molto molto simili. Io però ho paura che i giudici sono diversi, e tu sai benissimo che in primo grado può succedere che magari vengano fatte delle eccezioni per cui magari il mio timore è che possa succedere qualcosa su quelle altre sentenze, anche se in realtà dovrei essere invece felice, perché quella sentenza di Terni dovrebbe essere il faro per qualunque giudice in questo momento, perché in realtà anche la citazione delle varie documentazioni scientifiche, delle riviste scientifiche a livello planetario, ormai abbastanza eclatanti, stanno facendo venire fuori sia i dati che mancavano all'epoca perché erano oscurati, sia il fatto di quali siano i danni che stanno facendo questi sieri. Quindi il principio di precauzione avrebbe salvato tanta gente. Quindi diciamo che un giudice, forse a questo punto, noi ci dovremmo avere, tutta la nostra gente dovrebbe avere la strada spianata per quanto riguarda finalmente l'affacciarsi della verità, la vera verità. E se ci ricordiamo che, come diceva Tesla, lo Stato, allarghiamo questa definizione di Tesla, uno Stato che non vuole il bene dei propri cittadini, in realtà è un non Stato. Ti dirò che sono ottimista, e sai perché? Beh, in primo luogo perché la Tiberi ha scelto un avvocato, secondo me, straordinario, che è Mauro Sandri, che è un amico che conosco da tanti anni, che è sul pezzo da tanti anni, che ne ha viste di ogni, sia in Italia che in Germania, lo intervisterò prossimamente. E Mauro, quando si attacca all'osso, non lo molla, e siccome forse segue anche altre cause analoghe in altre città d'Italia, probabilmente a Milano e in altri luoghi, farà immediatamente tesoro di questo successo per riportarlo anche in quelle sedi, o per incaricare qualche suo collega di fare altrettanto. Hai detto bene, questa sarà una bomba atomica. E mi fa piacere che per una volta una bomba atomica amica e non nemica la possa sganciare proprio il bombardiere sindacato Fisi. Perché la Tiberi, Benissimo. lo ripeto, ascoltatori, ascoltate bene, è Fisi. Fausto è Fisi. E questo è Fisi Channel, non sarà mica un caso, no? Allora, tutti quei medici che sono in queste condizioni, se vogliono avere un'assistenza, ma come si deve, il sindacato Fisi, fisisindacato.it, lì entrate nel sito e c'è tutto quanto. E all'interno ci sono persone come Fausto Severi. Fausto, grazie per la tua partecipazione e mi raccomando, portacela la Tiberi. Quindi, ascoltatori, mettete già in agenda, non so dirvi in che giorno, ma mettetelo comunque, un post-it, così lo spostate, che a brevissimo, forse la settimana prossima, avremo la Tiberi direttamente qui con noi. Fausto, grazie infinite. Grazie a te, grazie, un saluto a tutti.